Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Tutto bene? Come è andato questo inizio di settimana? Il mio direi alla grande perché sono riuscito a finire un libro che stavo leggendo e ho cominciato Cambia la tua vita di Bob Proctor, un oratore meraviglioso che se non conoscete vi suggerisco di andare a vedere su YouTube, ma soprattutto i suoi podcast su Spotify perché cambia i paradigmi. I paradigmi sono quelle azioni inconsce che noi facciamo che molte volte sono magari positive, molte altre sono negative e il fatto che siano negative, logicamente, come dice il termine, non è bello. Quindi, abbiamo parlato lunedì e questo video lo sto registrando appunto lunedì per farvi vedere un'operazione che ho preso. Abbiamo parlato di euro-dollaro e delle possibilità che ha per andare a ribasso. Ora, vi porto subito sul grafico. Questa è l'operazione che ho preso, ma perché l'ho preso? Perché partiamo dal presupposto che noi siamo in un mercato molto bearish. Poi questi numeretti qua ve li spiego subito. Siamo in un mercato molto bearish. Ma poi avevo visto creazioni di liquidità che sull'un'ora si vede molto meglio, che abbiamo spiegato l'altra volta, una bella creazione di liquidità. Avevamo qua una bella zona di supply, che faremo appunto rossa perché è supply, e in più nel 5 minuti avevamo questa zona molto interessante di chiusura in efficienza sul 33, ok? Però perché ci sono i numeri psicologici ho posizionato la mia entrata sul 32. Nel mentre che questa qui è stata la mia entrata, poi nel corso della giornata guardate cosa ha fatto, un bellissimo e pulitissimo pattern a testa e spalle, perché così è un pattern pulito, perché c'è stata rottura di struttura, boss, break of structure, per poi andare a ritestare la spalla sinistra e crollare. Qua ho preso il mio parziale perché bet and safe than sorry, quindi quando noi siamo qua con una posizione non abbiamo portato a casa niente di guadagni, quindi è molto meglio chiudere una parte della propria posizione e mettersi a break even, cioè mettere lo stop loss sul livello dell'entrata. Facciamolo rosso magari, anche se non è che si veda tanto. Allora, sì, dai, allora, no, guarda qua, guarda, adesso ti faccio vedere, toc, anche se ha un pugno nell'occhio. Questo qui è il nostro stop loss, però una volta che ha fatto questo, ha iniziato questo movimento a rialzo, l'ho messo con 2 pips di profit. Cioè che nel momento in cui il prezzo dovesse toccare questa riga rossa, io ho chiuso in profitto. Logicamente sarà un profitto minimo, però è molto meglio che avere una perdita, logicamente. Ora, perché quei numeri? E perché 32? Il mercato si muove tramite numeri psicologici e sono principalmente tre: l'80, il 50 e il 20. Adesso li vado a trovare, eccoli qua. 80, 50, 20. Ma perché? Perché sono numeri che vengono toccati molto spesso. E vi faccio vedere adesso un indicatore che si chiama RSI, eccolo qua, che vi fa capire, che vi fa vedere come effettivamente rispettino queste regole. Noi lo imposteremo a 80 e 20, ok, allarghiamo bene la vista che così capiamo meglio. Come potete vedere arriva 80 e cambia, arriva 20 e cambia, arriva 20 e cambia, poi 80 e cambia, 80 e cambia, 20, 20, 20, come potete vedere è un numero molto utilizzato. E il 50, se andate a vedere all'interno, questa riga tratteggiata in mezzo, viene toccato molto spesso. E se noi andiamo a vedere su grafico cosa significa questa zona qua, che anche se è questa qui, ti sta dicendo guarda che il prezzo è molto venduto, mi sa che andiamo a rialzo. E così ha fatto. Qua cosa ti dice? Che è successo? Che è successo? Ah, basta far così. Ok. Qua ti dice guarda che il mercato sta comprando troppo. Cosa è successo? È andato a ribasso. Quindi vedete bene che può essere una delle tante conferme che ci servono per entrare all'interno del mercato. Perché? Perché noi vogliamo più conferme possibili. E nel momento che noi abbiamo più conferme possibili, possiamo decisamente
decidere di andare a comprare o a vendere. Qua non eravamo in super compera, però siccome noi possiamo andare a vedere anche se il prezzo sul grafico ci sta ingannando, e ma cosa significa ci sta ingannando? Significa che, come potete vedere, questo, allora facciamo su un time frame più basso che di sicuro si vede meglio. Come potete vedere, questa, togliamo questo, togliamo la riga, magari nascondiamo questo. Come potete vedere, questo massimo che è rappresentato da qua è più alto rispetto a questo, che però ha chiuso sopra. Vedete che questo qui è più basso, nonostante sia questo il massimo più grande. Ma cosa significa? Che quando noi abbiamo l'RSI che ci va contro a quello che è il nostro mercato, il nostro grafico, noi abbiamo una sorta di conferma della vendita. Esatto, sembra strano, ma è così. Perché? Perché il mercato dice una cosa, ma i volumi, ma il sentimento dice un'altra cosa. E il sentimento molte volte ha la meglio. Tipo, vedete qua, siamo su questo livello, dove noi abbiamo raggiunto il minimo, siamo sotto. Quindi è molto probabile che il prezzo adesso non si fermi qua, o comunque che non vada troppo su, ma che torni giù. È probabile, non è sicuro, come non è mai stato sicuro niente. Quindi questa qua si chiama, è una incongruenza, cioè il mercato è incongruente con se stesso. Perché? Perché non rispecchia la forza e il sentimento del mercato, ma fa quello che vuole, essenzialmente, a grafico. Ed è per questo che molte volte si utilizzano questi indicatori, perché? Perché ci danno una mano in quello che è andare ad avere delle conferme. Possiamo vedere probabilmente anche nei volumi, siete un po' grandi voi volumi, come mai siete così alti? Oh, ok, vabbè, comunque. Come potete vedere qua, questa candela che comunque ha avuto un rifiuto enorme, adesso invece ha un volume di sellers esagerati. Anche qua che siamo andati sempre a rialzo abbiamo avuto dei volumi buyers sempre a ribasso. Quindi sono tutte conferme che noi abbiamo per poter andare sell. E questo qui poteva essere un altro bel sell. Perché? Perché abbiamo una zona di supporto. Selezionamelo. Allora, togliamo questo innanzitutto. Abbiamo una zona di supporto e resistenza che è questa. E come potete vedere è stata toccata. Abbiamo questa supply. E infatti ha avuto una reazione. Non sarà magari una reazione che ci arriva nella zona nostra, ma di sicuro è una reazione che può regalare magie. Io con questa visione vi lascio. Noi ci vediamo venerdì con gli aggiornamenti della settimana di come è andata questa nostra analisi insieme, nella speranza che vi sia andata bene. Probabilmente il mindset magari lo faccio uscire nel weekend, che siamo tutti più tranquilli e magari anche più ci ispira di più ad ascoltarlo nel mentre che siamo tranquilli. Vi rimando sempre al solito fantastico discorso di regalare un sorriso, un bel momento a una persona, perché rimarrà sempre impresso nella sua memoria. Vi auguro una fantastica giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.